Guardate dove siamo adesso e ditemi voi se è possibile fare un caffè espresso in queste condizioni. Ok, apriamo e voilà. Guardate la densità e la cremosità della miscela. Buongiorno, bentornati e benvenuti sul canale. Guardate dove siamo adesso. Siamo in riva al mare, è il 26 dicembre, è appena arrivato Babbo Natale. Oggi vi parlerò della caffettiera Outmin Nano Express, una caffettiera completamente elettrica. Intanto vi mostro quello che c'è all'interno della confezione. Allora, questo è il packaging con cui arriva il tutto. Apriamo. È tutto ben confezionato, una bella confezione di plastica che protegge il tutto. Adesso apriamo anche questo e togliamo anche questo. Ok, apriamo e voilà. Le immancabili istruzioni con tutto ciò che ci interessa, con tutto ciò che contiene la confezione. Istruzioni in diverse lingue. Andiamo a vedere un po' sotto cosa c'è. Ecco qua il cuore della confezione, la caffettiera, il bicchiere dove va ad essere inserito il caffè andrà qui dentro, questo è il filtro. Allora, la macchinetta può supportare sia le cialde che il caffè macinato, il misurino che può esserci utile per pressare il caffè macinato e l'immancabile cavo USB per la ricarica. Questo è quello che c'è all'interno della confezione del packaging, direi più che sufficiente. Rimuoviamo quello che è la carta intorno alla caffettiera e voilà. La caffettiera ovviamente è scarica, quindi la caricheremo. Qui dietro c'è una presa USB-C dove è possibile caricarla e adesso la metteremo in carica. Fondamentalmente qui in alto è dove andrà ad essere messa l'acqua, qui si carica l'acqua. Questo è il bicchiere, possiamo utilizzare per bere il caffè quando siamo in viaggio. Si svita, qui è dove possiamo usare le cialde. Qui si mette la cialda, si mette in questa posizione qui, si chiude ed è pronto per essere in funzione. Diversamente, se vogliamo usare il caffè macinato, prendiamo quest'altra sezione della caffettiera, apriamo, riempiamo tramite questo misurino questa sezione della caffettiera. Una volta riempito andiamo a pressare con il misurino stesso il caffè, chiudiamo, lo mettiamo all'interno di questo e poi andiamo a chiudere tutto in questa maniera. Andremo a caricare l'acqua in questa sezione, chiudiamo, accendiamo, aspettiamo che il circuito sia in pressione e il caffè è pronto. Adesso mettiamo tutto bene in carica e poi sperimentiamo. Espresso Nano Outmin è una macchinetta da caffè totalmente elettrica. L'autonomia della caffettiera varia da 1 a 5 caffè, varia a seconda della lunghezza del caffè stesso. La qualità del caffè è decisamente elevata e la praticità di questo accessorio è estremamente utile sia per chi come me Cinzia utilizza la moto e quindi è facile da trasportare, ma è anche estremamente comodo per coloro che ad esempio amano le escursioni, chi va in bici, insomma per qualsiasi sport all'aperto. Guardate dove siamo adesso e ditemi voi se è possibile fare un caffè espresso in queste condizioni. Adesso vi mostro come è possibile farlo. La semplicità di utilizzo di questo accessorio è decisamente disarmante. Innanzitutto iniziamo dalla parte superiore, qui è dove va l'acqua. All'interno del cappello di questa che è la caffettiera abbiamo dei misurini che vanno dai 50 ai 70 ml e il massimo. Ovviamente più acqua metterete dentro, più tempo ci vorrà a scaldarla, più la batteria si consumerà. Scendendo, questo è il pulsante di accensione, si preme per 2 secondi il pulsante di accensione, la macchinetta inizierà a scaldare il caffè, i LED si accenderanno, quando arriverà il quarto LED ci sarà un beep e il caffè inizierà ad essere erogato dalla macchinetta stessa. Se invece dovessimo inserire all'interno della caffettiera acqua calda,
Ovviamente la durata della batteria sarà molto più lunga, addirittura Autin ci dà l'autonomia per circa 200 caffè con acqua calda. Doppio clic e il caffè viene subito erogato. La parte bassa della caffettiera ovviamente è quella che andremo a smontare. Andremo a smontare la parte bassa, qui è dove andrà ad essere inserito il caffè, quindi si apre, mettiamo il caffè, chiudiamo, ma adesso vi farò vedere tutto con estrema calma. Come vi ho fatto vedere all'inizio, all'interno del packaging c'è questo misurino molto utile, perché grazie a questo misurino si prende il livello del caffè, prendiamo il bicchierino all'interno del quale va inserito il caffè, lo rovesciamo sul misurino stesso, giriamo entrambi, andiamo a schiacciare col misurino stesso il contenitore del caffè, chiudiamo tutto con il tappo, eccolo qui. A questo punto andremo ad inserire la capsula all'interno della parte inferiore della caffettiera Autin Nano e andremo ad avvitare il tutto. Manca la parte finale, ovvero inserire l'acqua all'interno della caldaia. A questo punto andrò ad inserire l'acqua all'interno della caldaia ed a questo punto non dovrò fare altro che premere per 2 secondi il pulsante di accensione. Come vedete il LED ha iniziato a lampeggiare. Adesso dovremo attendere qualche secondo affinché tutti e 4 i LED si accenderanno. Ovviamente il tempo per scaldare la caldaia, per scaldare l'acqua, varierà a seconda della temperatura dell'acqua stessa. Considerate che oggi è il 26 dicembre, è abbastanza fresco e di conseguenza qualche secondo in più li impiegherà. Aspettiamo che si accendano i 4 LED. A questo punto ci siamo quasi, ci sono accesi 3 LED su 4. Aspettiamo ancora qualche secondo, arriverà il beep. Dal beep inizierà ad erogare il caffè. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! A quel punto deciderò io la lunghezza del caffè stesso e per bloccare il tutto basterà fare un piccolo clic sul tasto di accensione e l'Autin Nano smetterà di erogare il caffè. Quindi capite bene che il consumo grosso della batteria è esattamente in questo momento qui, per scaldare la caldaia e per erogare il caffè stesso. Considerate che il caffè viene erogato alla stessa pressione con cui viene erogato al bar e adesso vedrete con i vostri occhi la cremosità di questa miscela. È la stessa miscela che io e Cinzia usiamo nella nostra caffettiera classica, tradizionale a casa, ma il caffè di casa è totalmente diverso da questo. Non che non sia buono, ma sicuramente non è così denso e cremoso come questo qui. Il quarto LED si è acceso, ci siamo quasi. Adesso attendiamo il beep. Attendiamo il beep e dal beep in poi praticamente sarà erogazione allo stato puro. La temperatura con cui viene erogato il caffè è la temperatura ideale, non è né troppo caldo, bollente, né tantomeno freddo. È una temperatura decisamente ottima. Ecco qua, beep l'ha fatto e adesso guardate come è denso il caffè, guardate la densità e la cremosità della miscela. Adesso la stoppo, un clic e ho stoppato l'erogazione. La cremosità del caffè è veramente imbarazzante e guardate dove siamo. Autin, mare dietro le mie spalle. Ho aggiunto giusto un filo di zucchero perché a me non piace amaro, il caffè piace dolce. Vi ribadisco, guardate che caffè, guardate la cremosità di questo caffè. È proprio il caso di dirlo, Cafecito on the road, o meglio ancora, Cafecito on the beach in questo caso. Mi sarebbe piaciuto fare il video con la moto, ma vi ripeto, il 26 di dicembre siamo in Abruzzo, come potete immaginare non siamo in Lombardia, perché in Lombardia ad oggi non c'è ancora il mare. Siamo in Abruzzo e è arrivato Babbo Natale e quindi essendo in auto siamo per forza di cose costretto a fare il video in queste condizioni, ma la macchina espressa Autin ci accompagnerà costantemente nelle nostre uscite in moto, nei nostri viaggi, perché vi ripeto è un accessorio estremamente utile. La comodità qual è? Che non avrete più volumi con il fornellino da campeggio, non avrete più il pensiero di portare con voi la ricarica del gas. Certamente la batteria non ha la stessa autonomia di un fornellino da campeggio, ma se considerate, come vi dicevo, che a seconda della lunghezza del caffè che volete bere si va da un minimo di un bel caffè lungo, strong, americano diciamo, fino a 4-5 caffè come questi, con una ricarica direi che per una giornata è più che sufficiente. Al massimo, se dovesse scaricarsi non è un problema, perché grazie alla presa USB-C
è possibile ricaricarlo anche in moto, quindi è estremamente comodo da portare, semplice da lavare, semplice da usare ed estremamente green, pollice verde a 360 gradi. Non si consumano combustibili fossili. Il caffè che avanza, quindi il fondo di caffè, si può tranquillamente buttare a bordo strada, è un ottimo fertilizzante. E per gli amanti delle cialde c'è anche l'adattatore, e adesso ve lo mostrerò, che vi permette di utilizzare le cialde ed evitate di portare, come ho portato io adesso, un barattolino con del caffè da mettere all'interno della macchinetta stessa. Adesso vi mostro l'adattatore. Per gli amanti delle cialde, questo è l'adattatore. La cialda va inserita ovviamente all'interno, poi va messa in questa posizione e a questo punto non resta che chiudere nuovamente out in nano, premere, riattivare, far scaldare l'acqua ed erogare nuovamente il caffè. Finita l'erogazione, si apre, si toglie la cialda e siete pronti per un nuovo caffè. Insomma, la versatilità di un prodotto simile è veramente notevole. Ragazzi, come avete visto, farsi un caffè all'aperto è diventata una roba estremamente semplice, facile, pratica, estremamente elementare. Se siete interessati ai prodotti out-in, tutti i prodotti out-in, che sia la caffettiera, che sia il macinacaffè, i prodotti da out-in sono veramente tanti. Se siete interessati a qualsiasi prodotto out-in stesso mi ha riconosciuto uno sconto del 10% per tutti gli acquisti che farete attraverso il loro sito ufficiale. Vi lascio in descrizione il link, il codice è MACIO, scritto tutto maiuscolo, che dovete inserire banalmente al checkout prima di effettuare il pagamento stesso, e la piattaforma di default vi decurterà lo sconto che vi ho appena indicato, pari al 10%. Penso che siano dei prodotti estremamente validi, utili per tutti coloro che come noi utilizzano la moto, ma anche per chi utilizza la bici, per chi fa trekking, per chi fa escursionismo, per chi va a pesca, per qualsiasi sport all'aperto. Come avete visto, abbiamo fatto un caffè in riva al mare e l'autonomia di questo prodotto è decisamente sufficiente per una giornata, fermo restando che se doveste mai finire la ricarica e avete un power bank, piuttosto che come noi siete in moto e volete ricaricarlo, tramite un semplice cavetto USB-C potete ricaricarlo e tornare a godervi caffè ovunque in libertà. Ovviamente la caffettiera è disponibile in più colorazioni, io l'ho scelta silver, c'è verde, c'è fucsia, c'è bianco, sono diversi colori a seconda dei vostri gusti. Ragazzi, vi ringrazio se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video!